Ringraziamo il professore Sacchi oggi per essere qui con noi per rispondere ad alcune domande riguardo il suo ruolo come ambasciatore della dieta mediterranea e l'importanza dell'olio. Come è nata questa sua passione per la dieta mediterranea? La mia passione per la dieta mediterranea nasce, come in molti di noi, dalla nascita nel Mediterraneo, nel senso nell'esperienza. Io ho vissuto fino a 18 anni nel Cilento, a Pisciotta, a Caprioli. La mia nonna, mio padre, da mia madre amalfitana, mio padre cilentano, quindi la passione per il mare, per l'agricoltura, per la campagna, per l'olio. Mio padre aveva un frantoio, per cui da bambino ho messo il mio ditino sotto il filo d'olio che usciva, quindi le mie esperienze e poi lo studio di studi agrari e quello che ho fatto dopo si sono chiaramente orientati nel capire, nel decodificare i come, perché, e quindi nasce lì la nostra origine geografica, genetica se vogliamo, e quindi dalla nostra esperienza. Ambasciatore dell'UNESCO appunto della dieta mediterranea per il Museo di Pollica. Sì. Ma lei ricorda com'era in particolare l'olio di quando era bambino? L'olio che si produceva quando io ero bambino era molto diverso da quello che si produce oggi, in gran parte, perché le tecniche erano delle tecniche tradizionali, frantoi a presse ancora, la raccolta avveniva sulle reti per caduta naturali da terra, quindi c'era un mondo anche di cultura contadina legato alla sopravvivenza, c'era un grande lavoro agricolo, ricordo queste raccoglitrici di oliva che andavano a raccogliere le olive da terra con un passare sotto gli uliveti in schiere, in file parallele, anche 10-20 donne piegate sul suolo a raccogliere questi olivi. L'olio era completamente anch'esso diverso. Era un olio chiaramente con caratteristiche qualitative inferiori a quelle che abbiamo oggi quando noi raccogliamo dall'albero mediante bacchiatura, scotitura, e i frantoi hanno migliorato la qualità. Addirittura alcuni diciamo, ricercatori del centro-nord Italia asserivano che dalla pisciotana non si sarebbe mai potuto fare o ottenere olio di qualità. In realtà sappiamo che qualsiasi oliva, se coltivata, raccolta, potata e gestita bene, dà un olio eccellente. E gli studi che abbiamo fatto poi negli anni sulla pisciottana hanno dimostrato uno straordinario livello di vitamina E, superiore a tutte le altre varietà campane, composizione polifenolica particolarissima con la presenza del verbascoside insieme ai secolidoi e tante altre cose. La produzione diciamo oggi è fondamentalmente diversa da quella che era C'è ancora una fascia che essenzialmente è legata all'autoconsumo, in cui ci stanno alcuni produttori che ancora applicano tecniche diciamo tradizionali, però c'è comunque l'attenzione a minimizzare il tempo di sosta delle olive. È importante avere una biodiversità all'interno della produzione dell'olio. Che cosa ne pensa di quella produzione che invece diciamo non punta su una grande diversità ma su una forte selezione di un tipo soltanto? La biodiversità è importante nell'uliveto anche quando c'è un'unica varietà, perché un'unica varietà significa tanti ecotipi innanzitutto, ma soprattutto vuol dire che insieme a quell'olivo ci sono altre piante, altri bionti, la quercia, la fillirea, queste erbe spontanee come ad esempio l'inula viscosa, questa erba con fiori gialli, anche puzzolente quando è toccata, che sono importantissime perché danno la possibilità a tanti insetti utili di vivere e di controllare l'ecosistema. Facciamo un esperimento. Allora, quali sono le prime cultivar che le viene in mente così a freddo, diciamo, delle olive e qual è quella che le risveglia un ricordo più, diciamo, del suo passato, più infantile? Io sono legato alla pisciottana perché sono nato lì, poi quindi la mia infanzia è legata a quest'olio. Poi dopo mi sono emozionato quando per la prima volta ho attraversato la pianura che discende dall'Appennino Irpino verso la Puglia, e quando entri nel mare di ulivi che sono ogliarole, coratine, e poi entri nella cultura
pugliese anche dell'olio. Quando vai in Sicilia e vai a vedere quello che succede alla varietà Tondiblé, alla Nocellera del Belice, capisci che effettivamente l'ulivo e ogni varietà è legata anche un po' al carattere delle genti. E quindi quali sono questi 3 motivi per scegliere un olio extravergine di oliva? I motivi per scegliere un olio extravergine di oliva sono la qualità sensoriale, quindi il nostro naso, la nostra lingua, quindi come ho detto in passato, acquistare l'olio non al naso ma col naso. Il secondo motivo è il fatto che l'olivicoltore è un eroe che mantiene il paesaggio, il territorio, una pianta millenaria, un ambiente che è stato preservato da generazioni e quindi sicuramente c'è quello della sostenibilità ambientale. Il terzo è quello quindi che si rifà un po' al primo, che riguarda sia l'effetto benefico sulla nostra salute che le straordinarie cose che si possono fare in cucina. La nomina ad ambasciatore della dieta mediterranea è venuta dopo il mio lavoro di ricerca negli ultimi anni sull'olio, sulla gastronomia e poi per il lavoro che stiamo facendo nell'ambito del corso di laurea in scienze gastronomiche mediterranee qui al Dipartimento di Agraria di Portici. Oggi però purtroppo si tende, diciamo, a etichettare i cibi solo in base al loro apporto calorico. Sì. Lei che cosa ne pensa di chi etichetta, diciamo, l'olio come ipercalorico, cioè lega quest'idea delle troppe calorie a un fatto che l'uso, diciamo, non è consigliato come il Nutri-Score? Noi abbiamo realizzato un progetto di ricerca che si chiama Competitive sull'olio di oliva, è un progetto finanziato dalla Fondazione Ager, un progetto di filiera molto interessante in cui abbiamo partecipato con molti centri di ricerca. Abbiamo affrontato proprio la qualità nutrizionale, i claims europei dell'EFSA e nell'ambito di questo progetto, in particolare la professoressa Clodoveo e all'Università di Bari, abbiamo proprio fatto un'analisi critica dell'applicabilità di questi claims e del Nutri-Score, mostrando la assurdità di questo approccio, assolutamente la miopia, la cecità, l'idea che la caloria faccia male, c'è calorie e calorie. Sicuramente la mia idea sul Nutri-Score è un'idea proprio di una banalizzazione estrema del concetto di qualità nutrizionale. Dire che un alimento sono solo la somma delle calorie, siamo veramente molto molto indietro. Cambiamo un pochino prospettiva, parliamo dal punto di vista della cucina. Abbiamo detto che esistono diversi tipi di oli a secondo di diverse caratteristiche organolettiche che hanno. Qual è secondo lei un abbinamento fra un piatto e un olio? Allora, io dico sempre rispetto all'abbinamento, alla possibilità di abbinare un olio a un piatto, che dipende uno dall'olio che si ha e dalle tue abilità in cucina. Io scherzando dico, professore, ma lei quanti oli c'ha a casa sua? Una bottiglia. Io con quella bottiglia faccio tutto. Puoi abbinare l'olio ai diversi cibi e considerando 3 oli di intensità diversa, chiaramente puoi effettuare un abbinamento in armonia con il profilo del piatto, quindi utilizzi un olio più delicato, un olio mediamente fruttato e un olio molto intenso su diverse preparazioni. Quindi una materia prima che ha già caratteri di suo, non necessita di un'ulteriore grande enfasi da parte dell'olio. È un ingrediente silenzioso, è un po' come il mediano nelle squadre di calcio, dove non si mette in mostra ma si sente la sua presenza lì. Quando noi utilizziamo un buon olio in cucina, anche se abbiamo un'armonia con gli altri ingredienti, con gli altri aromi, questo dà una spinta un po' a tutto. Ha parlato di abilità in cucina, ma invece come possiamo essere abili a poter riconoscere quando un olio è veramente buono? Come riconoscere quando un olio è veramente buono? I che stanno lì alla storia raccontano. Anni fa abbiamo realizzato una piccola brochure per i bambini su questo, indicando 3 cose fondamentali. L'olio è buono quando profuma di erba fresca e quindi ricercare come driver della qualità l'odore erbaceo, fresco di oliva verde, di foglia e di oliva
sana, e il gusto amaro e piccante legato alle sostanze polifenoliche. Un bambino una volta al termine di una sessione di assaggio mi disse: professore, ho capito, l'olio è buono quando sa di oliva viva, è cattivo quando sa di oliva morta, dopo aver assaggiato i vari difetti di fermentazione, di muffa, di rancido, che sono tutti fenomeni catabolici dei tessuti vegetali quando vanno in degradazione. Quindi effettivamente è così, un olio è buono quando è più vicino possibile alla freschezza. Vediamo come l'Università Federico II è un'università all'avanguardia, perché con la nascita del nostro corso, del corso Sì. in scienze gastronomiche del Mediterraneo, ci affacciamo, diciamo, su una materia nuova, ma che è anche una materia antica. Com'è legata, come mai è così tanto legata quindi alla nostra area del Mediterraneo questo corso di studi? È stato quando abbiamo progettato insieme al professore Lorito, al professore Mo e tutti quei colleghi che lavoravano nel campo degli alimenti questo corso, la scelta è stata quasi obbligata, quella di seguire l'identità, l'autentica identità del luogo in cui viviamo innanzitutto. Se immaginiamo alla Reggia, al Palazzo Reale di Portici, era la residenza estiva del re dei Borboni, con 36 ettari di terreno intorno attuali, ma con tutto il Vesuvio che era l'orto, quindi era forse il primo agriturismo della storia, se vogliamo dire, qui in Campania. Quindi pensare di aggiungere un tassello a tutto il lavoro che si svolge sull'ambiente, sulla produzione agricola, sui prodotti tipici, sulla produzione sostenibile, e sulla gestione ecologica, sulle foreste, sulle tecnologie alimentari, era assolutamente naturale. Quindi il disegno di questo corso si è basato proprio sull'idea di dare una forte base scientifica della facoltà di agraria a questo nuovo corso di laurea, caratterizzandolo proprio con la sua forte identità mediterranea. E questo è quello che stiamo facendo insieme, cercando di fare insieme al meglio. Grazie, questa è sicuramente un tassello importante della memoria che molti potranno guardare, riguardare e sfruttare ora come anche fra tanti anni. Grazie a voi, io vi ho detto sempre, la prima abilità che deve avere un laureato in scienze gastronomiche mediterranee è la documentazione di ciò che vede.